Vorrei invitare per un incontro con il pubblico gli ospiti che sono presenti per il film, il produttore Coraline Matterson, Josh Karp e Philip Yap Rimsau. I'm going to start with a question on my own before opening it up to the public. I'd like to know a little bit about how the documentary was conceived in conjunction with the Other Side of the Wind project. La prima domanda sarà la mia e volevo sapere come è stato concepito questo documentario assieme al film. Well, I know that it originated by Morgan reading Josh's book, and then Morgan came to Josh and they talked about the idea, so I'll let Josh. So che Morgan ha letto il libro di Josh e quindi ne hanno discusso insieme, questo all'inizio. Josh Karp wrote a very good book on the making of The Other Side of the Wind that was published how many years ago? 3. 3 years ago, yeah, 3 years ago. It's very, very interesting. I highly recommend. Go ahead. Thank you. Il libro è stato scritto 3 anni fa ed è un libro veramente molto interessante, scritto appunto da Josh. So Morgan Neville, the director, had contacted me, I think after reading an excerpt of the book in Vanity Fair, and then read the book. And we had a meeting, and he had a lifelong interest in Orson Welles. I think Orson Welles died on Morgan's 10th birthday, or what was it? 18th, I apologize. I'm making him younger, at least. So Morgan and I had talked about doing a documentary, but one of the things he really felt he needed was the footage from the film. And so really everything hinged on Netflix. Yeah, this is before Netflix, but it hinged on the deal coming through with Philip and with Netflix so that we could use the footage because, and I think rightly so, Morgan felt that how can you make this documentary without being able to show the film? And at the time, there were really only a couple of clips you could see online. And I think it worked out perfectly that we were able to do it in conjunction with the actual film and to use the footage from the film because we found wonderful stuff. I mean, you could speak a little bit to that if you want. After the translator, she's just very long. Sorry. Morgan deve aver letto un estratto del mio libro, probabilmente su Vanity Fair, dopodiché ci siamo incontrati e ne abbiamo discusso. A Morgan è sempre piaciuto Orson Welles, era morto nel giorno del suo stesso compleanno, quindi era una cosa che gli è rimasta veramente molto impresso. Ne abbiamo parlato quindi a lungo del fare un documentario, abbiamo deciso che un documentario non poteva essere fatto senza i filmati. Al tempo su internet erano disponibili forse 2 filmati e quindi non si poteva fare un documentario solo su quelli e quindi abbiamo dovuto discutere con Philip e con Netflix appunto per riuscire ad avere quello di cui noi avevamo bisogno ed è stato fantastico poter in qualche modo accompagnare anche l'uscita del film con il nostro documentario. Yeah, I think it's interesting, Philip, to add something especially about the adventure of getting that footage. Yeah, so it's I think I was well on my way at that point, and I knew Josh. I mean, in a way, tangentially through our mothers, and when Josh lives in the same suburb of Chicago that my parents do, and so we were introduced, and I think it was kind of inevitable. Josh was working on the book. At that point, we were exchanging resources as I was trying to kind of tidy up the rights. And obviously, I couldn't reveal everything because I didn't know if the book would be published before I was able to acquire the rights. So it's like you can't reveal your strategy. And so we were working kind of in tandem. I received I believe a phone call from Morgan, and Morgan said, how close are you to closing this up? I said, every day I think it's going to be tomorrow, but I've been thinking that for 6 years. So Morgan said, I'd like to do a documentary. Do you think it's a possibility? And I said, well, I don't even have, at this point, the project set up, nor do I have the bandwidth to take on anything else. But, we met, and then I saw
Best of Enemies. And he said, I'd like to do something similar to Best of Enemies, and this was Gore Vidal, a documentary, and William Buckley Jr. Yeah. Oh, sorry. No, forgot. Ecco, io conosco Josh, ho conosciuto Josh in realtà grazie alle nostre mamme perché vivono nello stesso sobborgo di Chicago, quindi forse è stato quasi inevitabile che ci fossimo conosciuti, e quindi ho saputo che Josh stava scrivendo un libro. Io in realtà mi stavo un po' riordinando le idee, non avevo ben chiara qual era la mia posizione, soprattutto per quanto riguarda i diritti, quindi mi era un po' difficile anche comunicare con lui alcune cose. Morgan poi mi aveva detto che aveva bisogno, che voleva fare questo documentario, in realtà è una cosa a cui stavo, e quindi io gli ho detto guarda, stiamo per concludere il tutto, lo concluderemo domani, forse domani, in realtà era da 6 anni che dicevo domani lo concludiamo, comunque alla fine siamo riusciti ed effettivamente concludere qualche cosa. E abbiamo discusso poi dei documentari che aveva fatto in precedenza e di altri documentari il cui stile mi interessava. And so at that point, Quello che lui ha citato in particolare era the one he mentioned specifically is Best of Enemies, the documentary about Gore Vidal. and so and a little bit soon after, I received a call from Ian Brick at Netflix, and we sat down, and Ian expressed an interest in the film, and he started vetting the process, and I mentioned, I said, I've been having conversations with Morgan Neville about doing a documentary which would be a companion to it about the production period, kind of 70 to 85, and I think Morgan has a really interesting take on the material. And then Frank Marshall and I have been shooting kind of behind the scenes stuff, so we also have this kind of finishing of the film. So I think we have 3 things. And then Ian was like, I think we're interested in all 3. And this could be a really interesting kind of an event. And that's really when everything kicked off. So that was, I think, where we started. And then I would receive phone calls every week from Morgan saying like, are we there yet? Are we there yet? I'm holding an editor. And I'm like, well, tomorrow. Ecco, dopodiché c'è stato il ruolo di Ian Brickett della Netflix che ha mostrato il suo interesse appunto l'idea che potesse in qualche modo accompagnare il film, e gli ho parlato quindi appunto di Morgan e le sue intenzioni, e dopodiché gli ho parlato anche del lavoro fatto con Marshall, e hanno espresso la volontà in qualche modo di lavorare su 3 fronti diversi. Quindi. Se avete, io vedo pochissimo perché ci sono delle luci in faccia, quindi fate delle sbracciamenti molto evidenti se avete delle domande. I have another question, and it's probably for Corellan to start with. Wells, when someone thinks of Wells, thinks of a gallery of characters that were you cannot grab them. They were extremely elusive. He made a movie called F for Fake. Think of Mr. Arcaden, the Mystery Man. And how do you create an art documentary? This is on Orson Welles. Stylistically speaking. Well, from day one, Morgan told me, watch F for Fake. Oh, sorry. Ecco, la domanda appunto per Corellan. In realtà abbiamo nei film di Orson Welles una galleria in qualche modo di personaggi che sono ineffabili, non riusciamo in qualche modo a toccarli, a capirli forse anche, sono quasi impercettibili. Quindi come creare un documentario artistico su Orson Welles e i suoi personaggi, quindi? Morgan told me from the day I started that I should read Josh's book, and then I should watch F for Fake, and that would give me a good idea of what we were going to be doing. And then he wanted to use F for Fake as a model. He wanted a narrator from the beginning. He knew that he also wanted to try to show snippets of film, not only from Other Side of the Wind, but from other projects that no one had seen. And so we really went on this, adventure to find little moments to piece together that would really give the film a lot of texture and a lot of character and a lot of personality, and hopefully things that people hadn't seen before, because of course there's so much done on Orson that you feel like you've seen it all. So we really dug deep. We called other documentarians who'd shot stuff of on him or made films. We asked them if there were things that they hadn't used. Little outtakes. We talked to Rebecca Maisels, the Maisels daughter,
who gave us the great footage in the beginning and the end of the movie. And they gave us outtakes, like 40 minutes of outtakes that nobody had seen before. We got outtakes from for Fake that Francoise Wiedoff gave to us. We just really tried to get everything that was on the cutting room floor to make it into something, like a tapestry that was unique. Allora, innanzitutto mi è stato consigliato di leggere il libro di Josh e poi ovviamente F for Fake. Questo è stato un po' il nostro modello. Scusa, ti interrompo per ampliare. F for Fake è un film che Wells ha girato, che la traduzione del titolo letterale è F come falso, quindi vi dà un po' un'idea. Ed è che Wells lo ha girato più o meno nello stesso periodo in cui ha cominciato in cui stava lavorando a The Other Side of the Wind. Ecco, dopodiché siamo riusciti e abbiamo voluto nel nostro progetto prendere dei filmati che provenissero non solamente da The Other Side of the Wind, ma anche da altri progetti che lui aveva curato. Per noi è stata proprio un'avventura quasi, perché il nostro obiettivo era quello di far vedere qualcosa che il pubblico non aveva ancora visto, perché ovviamente molto era stato fatto su Orson Welles, ma noi volevamo dare qualcosa di diverso. Abbiamo quindi scavato molto a fondo, abbiamo parlato con chi aveva già fatto documentari su di lui, abbiamo cercato i materiali da qualsiasi fonte. Rebecca Mazel ha dato un importantissimo contributo, quindi con il filmato che vediamo proprio all'inizio e alla fine del film. E quindi volevamo tutto quello che era stato anche tagliato via, quindi tutto quello che potevamo ottenere. Sì, l'estate dei fratelli Mail sono due importantissimi documentaristi americani che avevano girato parecchie cose su Wells. Josh, I don't believe I read your book when it came out originally, but I don't believe I know how your interest in the Other Side of the Wind started. Ecco, Josh, ho letto il tuo libro quando è uscito, però non mi ricordo bene com'è che è venuto fuori questo interesse per The Other Side of the Wind. I was in the middle of writing another book, and I think other people have this experience, where I got halfway through and I thought, oh my God, this is never going to actually be finished, which is pretty ironic given that I wound up working on The Other Side of the Wind. And I needed a diversion. And I started reading a book about Orson Welles, and there was a wonderful story in it. I mean, there were so many wonderful stories, and I kind of started researching it as a diversion, and I thought, here's this incredible story about, the great cinematic artist of the 20th century, that really one film that nobody's ever seen that kind of in a lot of ways encompasses everything and encompasses all of him. And he's such a big character. So between that and realizing I would never have the opportunity to write about a personality as large as John Huston or as large as Orson Welles ever again was kind of what drew me to it. In realtà stavo scrivendo un altro libro, ero a metà del libro, quindi non era ancora stato completato e non sapevo bene dove stavo andando e quindi avevo bisogno di un diversivo. Ho cominciato a leggere un libro su Orson Welles, un libro veramente bello, che mi ha indotto a fare ulteriori studi e in qualche modo questo mi ha aiutato, perché è stato in quel momento che ho appunto deciso di lavorare in questo senso e allo stesso tempo ho capito che era un'occasione unica per lavorare con un personaggio così grande come era Orson Welles, ma come era anche John Huston. And as you said, in one way, this film, the question is for the three of you actually. As you say, this film encompasses a lot of what Welles did. There is so much of his previous film. There is so much of what he was thinking of cinema at the time. Seeing it now finished after all these years, do you feel it's a film for the present or a film of its era? Because it seems to me very much a film of the present, but it's interesting. You mean The Other Side of the Wind? Yeah, The Other Side of the Wind, yeah. Well, I mean, it's Ecco, also questo interesting. Sorry. Oh, sorry. Questo film contiene molte cose di Orson Welles. The Vediamo Other anche- Side of the Wind. Sì, il film. Molte cose su Orson Welles, quindi anche le sue opinioni sul cinema. La domanda è, questo film riflette il punto di vista del presente o dell'epoca?
No, ampli un pochino che non era chiarissimo. Se volevo chiedere a loro se questo film è finito così tanti anni dopo, sembra loro un film di oggi o un film di allora? Perché a me ha colpito moltissimo la straordinaria contemporaneità del film, cioè di questa ricostruzione che hanno fatto. How many people here have seen The Other Side of the Wind? Quante persone qui hanno visto The Other Side of the Wind? Okay, so it's a good majority. Quindi buona parte delle persone presenti. I mean, to us, it plays so modern, you know, and one of my favorite touches, because to us, Orson never recorded the opening narration to the film, and in the script it says OW's voice, and so that's something that, you know, we from the outset we talked about internally, trying to figure out, you know, who would do that, and there were a lot of ideas, and we kept coming back to this idea of Peter Bogdanovich doing the narration as Brooks Otterlake, as his character, and one day, you know, Peter said, "Well, I'm gonna maybe take a shot at it and go back, and maybe I'm gonna add something, and I'm gonna set it in 2018, as I am now the old filmmaker, no longer the protege, but now kind of the mentor, and reflect back on this film," and so, you know, it was an incredibly kind of inspired idea, to say, you know, I don't like the way that I'm portrayed in a way, and so making it very personal, oh, sorry. Yeah. Per noi è molto moderno. In realtà nello script c'era una parte di apertura che non era però stata fatta. No, era la narrazione del film non è mai stata registrata ed era nelle note segnata come se la voce doveva essere quella di Orson Welles, per cui è stata una cosa molto difficile per loro decidere a chi affidare. Ecco, e quindi era stato deciso di affidarlo a Peter Bogdanovich, che ha detto sì, ci provo, però lo voglio ambientare nel 2018, quindi nell'epoca moderna, dove non sono più l'allievo, ma sono in verità il mentore. E quindi è un'idea veramente incredibile che abbiamo abbracciato da subito, ed è anche un modo per riprendere il ruolo che forse avrebbe voluto nel film. And so we talked about, you know, bringing it into the present, making a film that felt like it was 2018 and contemporary, and also saying this is long before the advent of cell phone cameras. And we always thought about it, you know, this is everybody having a camera and experience something in real time is very much what happens now with everybody with their iPhones, kind of, you know, seeing the world through the prism of a phone. So it was really interesting. I think that, to me, made it even more modern, because obviously the film is kind of, you know, is structurally, it's very experimental, very daring, but that little note at the beginning kind of, you know, was the thing that put me into 2018. Yeah. Ecco, questo ci porta, sì, effettivamente secondo me è molto presente e contemporaneo anche il modo in cui, se riflettiamo sul fatto che oggi tutti abbiamo un telefonino che ha una fotocamera, quindi in qualche modo tutti abbiamo tutte le informazioni in real time. Quindi l'aggiornamento, il fatto di portare questo film nel 2018 rende omaggio, in qualche modo segue il filone del film stesso, che è molto sperimentale e molto innovativo. I would echo what Philip said, and the one thing I would add is there's in the scene where Dennis Hopper is being interviewed, there's a piece that wound up on the cutting room floor, but which I always thought was really, for my purposes as a journalist, was amazing, where he's talking about film and making films, and the director, Jake Hannaford in particular, though he's actually literally talking to Orson, because Orson is standing off to the side interviewing him. And he says something to the effect of, he said, you know, none of it happens unless it's happening in front of that camera. Everything is happening in front of the camera, like life. And the irony that here we are in 2018, where not 1 second of anybody's life goes undocumented, and you have this film where it's just omnipresent from 48 years ago, I think is remarkable. Ecco, io mi associo a tutto quello che ha detto lui. Inoltre volevo far notare un'intervista che in realtà ha fatto nel film da Orson stesso ad Harper. Dennis Hopper.
Dennis Hopper. Sì, è un pezzo un pezzo del film che cioè, non lo vedete nel documentario, non lo vedete nel film, dove però c'è una frase cioè Dennis Hopper a un certo punto dice: nulla succede se non succede di fronte a un obiettivo, una telecamera. E lui dice che per me è stupefacente che quella frase pronunciata oltre 40 anni fa rifletta così bene la realtà di quello che sta succedendo oggi nel 2018. I would add that it feels like a very modern film to me, Other Side of the Wind does. And we often did sit in the edit bay making the documentary and think, what would Orson do with an iPhone? What would Orson do if he would make a deal with Netflix and he'd make a movie every week? If he had Avid, I mean, the things that he would turn out as an independent filmmaker, it's amazing to think if he had the resources that we have today, what he would have done. Per me è un film molto moderno e molto spesso riflettiamo sul fatto che se fosse in vita ancora oggi farebbe contratti con Netflix una settimana dopo l'altra, sarebbe molto prolifico e vedremo veramente delle bellissime cose come film indipendente. Sì, sarebbe stato probabilmente Wells ha ragione, Cronenberg sarebbe stato un grande regista, cioè avrebbe usato l'iPhone in modo frenetico per fare film. Speaking of the relationship between the documentary and his stylistic choices, I like the idea of the narrator. Can you talk a little bit how did that come about and why Alan Cummings and so forth? Sure. Ecco, mi è piaciuta molto l'idea della relazione tra il documentario e quelle che sono poi le scelte stilistiche fatte, l'idea poi in particolare del narratore, com'è che quindi avete deciso di scegliere Alan Cummings. As I said before, because of F for Fake and Morgan's love for that film, he said from the beginning he definitely wanted a narrator. And he definitely wanted the narrator to be on camera, like Orson was in F for Fake. And I remember it was like my second week on the film, we were going down to meet Frank and Philip and look through some of Frank's stuff, and we were talking about who the narrator should be. And Morgan did bring Alan Cumming up, and we both talked about how much we love him and how the narrator had to be someone who, like Orson, both was cinematic and very theatrical too, who you could see on the stage or on the screen, just like with Orson, and had like that sort of command of acting and storytelling. And so Alan came up, and then, I don't know, and then we thought of a bunch of different other people, and it took a long time, and then we finally came back to Alan and asked him, and he immediately said yes. He just thought it was like perfect, and he loved the whole idea of it. So, and then we talked a lot about, you know, what kind of props we would use and what Alan would do on camera, and Morgan sort of came up with the little scenarios that he wanted to see Alan in, and we loved it. It was really fun to do and really fun to work with him. Ecco, il risultato un po' anche della visione di F o Fake, F per falso. Morgan voleva assolutamente che ci fosse un narratore e che lavorasse anche con la fotocamera. Eravamo nella seconda settimana della produzione e dovevamo andare a parlare con Frank e con Philip, e Morgan proprio è stato lui a parlarmi di Alan. E anche a noi piaceva molto, e quindi proprio l'idea l'abbiamo accolta da subito, proprio perché ha questa figura molto adatta al cinema ma adatta anche al teatro. È un bravissimo narratore. E abbiamo poi pensato anche a tante altre persone, quindi il processo è stato abbastanza lungo, abbiamo valutato altre persone, però poi siamo tornati da Alan, che poi ci ha subito detto di sì. È stato poi Morgan a dare gli input di quello che avrebbe dovuto fare durante il documentario. Sì, prima mi hanno detto che abbiamo finito, però per aggiungere perché Wells era la voce narrante, la presenza narrante di F for Fake, e quindi anche in questo senso c'è un rapporto molto stretto con la struttura del documentario e quel film. E quando lui parla di presenza, deve avere una presenza cinematografica ma anche teatrale, in effetti Cummings combina le due personalità che erano molto personalità di Wells. E mi hanno detto che devo finire. They told me this is all the time we have. I want to thank our guests here for being here, for bringing us a beautiful film, and thank you for coming.